Benvenuti amici di Casa et Labora. In questo episodio raccontiamo i nostri ritrovamenti avvenuti durante la rimozione della sterpaglia che circonda la nostra casa. Passavano e buttavano. C'è vetro, calcinacci, tutto. Credo che qua sotto troveremo delle belle sorprese. Non ci sono solo le canne, il fico, ma c'è di tutto. Vabbè. La gomma più spettacolare qua. Che schifo. Non so di che marca sia, non mi interessa, ma ce ne saranno anche tante altre. Guarda un po'. Si svita e si sostituisce, quindi puoi avere le varianti, il rastrello piuttosto che il piccone, tanti sostituti, insomma, non lo conoscevo. E si ha un attrezzo multiuso. Molto pratico. Ci manca ancora un bel po', però insomma abbiamo ancora un bel po' di giorni di lavoro. Intanto qualcuno dorme. Qui il resto delle canne per farle stare dentro i sacconi. Dammi il guanto. Dai! Il ritrovamento più importante si è verificato nel retro della casa. La nostra ipotesi era che la casa fosse direttamente addossata alla roccia. Cosa c'è là sotto? E invece no. Cavoli. Chi? Però, Rimuovendo fichi d'India, rovi e altre sterpaglie, con nostra grande sorpresa abbiamo rinvenuto un antico passaggio nascosto che abbiamo ripulito e reso di nuovo praticabile. Questo passaggio ci serve, dobbiamo pulirlo perché servirà proprio per la manutenzione della casa. Mickey Mouse. Bellina, eh?
è come si presenta il retro della casa. Adesso bisogna soltanto industriarsi per capire come scendere qua. Il tetto della nostra vicina Emilia, e questa è come si presenta la parete della casa. È pesante. Bene. Proseguendo con la pulizia, abbiamo individuato anche un accesso. Anche questo era nascosto da rovi e da sterpaglie e lo abbiamo trovato sul lato più basso del percorso. Grazie, Lido. Adesso scendo anch'io. Percorso che sta dietro. Wow. Ah, ecco, qua c'è la casa degli altri. Ecco, questo è la selva di fico d'indio che sormontano questo spazio tra la casa e la roccia. C'è anche un bel muro, un bel muro a secco che prosegue sino al camino che oggi abbiamo ripulito in parte. No, ma tu guarda che colpo di scena. E questa è una cueva. Una cueva è un'antica grotta, come vengono chiamate queste vecchie grotte canarie, molto antiche. È una grotta cueva naturale, è evidente che è una grotta che è stata anche rimaneggiata, perché vedo che ci hanno fatto una nicchia, si vedono anche hanno scalpellato, no? Per ricreare. Che roba. Aspetta che entrare qua è un po' difficile. Altro colpo di scena, c'è anche un ferro di cavallo. Questo è ancora più interessante. Non si toglie, quindi è incastrato bene. Di fatto non ho nessuna intenzione di toglierlo, perché potrebbe succedere qualcosa di magico, tipo che mi casca tutto addosso, e io no, non la voglio disincastrare, quindi mi tolgo da qui, perché in parte anche qui è franata. Che sorpresa, davvero. Il passaggio nascosto è stata una bella sorpresa, ma è niente in confronto con quello che abbiamo trovato al suo interno. Una piccola grotta, rimaneggiata dall'uomo, detta anche cueva, usata probabilmente per custodire cibi e animali. Questo tipo di cueva, distintiva delle isole Canarie, viene generalmente datata tra il V e il II secolo a.C. Bisogna dire che questa pur modesta scoperta a noi ha emozionato tantissimo. Quasi come se avessimo rinvenuto un prezioso manufatto archeologico di chissà quale valore inestimabile. Ma per noi, in fondo, è stato un po' così. E con questa piccola sfumatura di emozione che ci congediamo da voi. E come sempre, vi inviamo i nostri più cari saluti da Gran Canaria.